Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. L'aggregazione è anche sfida, perché per realizzare insieme un futuro più verde, equo e inclusivo dobbiamo prima di tutto superare noi stessi nell'ideazione di progetti che portino valore e tutela ai territori. È questa l'idea alla base della seconda edizione dell'Acea Green Cup 2022, il contest interno al gruppo che ha selezionato i migliori progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera. Le tematiche dei progetti che spaziano dallo sviluppo dell'energia pulita e rinnovabile alla tutela sociale, dall'innovazione digitale alla formazione continua e al placement sono tutte accomunate da un'unica volontà, la realizzazione della transizione ecologica. L'iniziativa che si è svolta in Toscana nel territorio di una delle società del gruppo Acquedotto del Fiora con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica ha ottenuto la certificazione di iniziativa a basso impatto ambientale Eco Events da Legambiente. Ascoltiamo il commento della presidente del gruppo Acea Michaela Castelli, di Roberto Renai e Piero Ferrari, rispettivamente presidente e amministratore delegato di ADF, e di Erasmo Quondam Vincenzo, vice sindaco di Monte Argentario. Presidente, sostenibilità e difesa dell'ambiente, siamo alla seconda edizione del contest, ce ne vuole parlare? Giornata bellissima, molto divertente, in cui l'agonismo è stato protagonista. Questo è bello, vedere le nostre aziende che sono sfidate, che si sfidano ancora in queste progettualità. L'idea di vedere oggi tutti questi contest li abbiamo analizzati lungamente, perché le progettualità che hanno presentato sono state tutte bellissime, ma soprattutto vedere che nonostante un periodo molto difficile in cui mantenere uno spirito di gruppo, un'aggregazione e cercare di condividere valori importanti, siamo riusciti lo stesso. Questo è un momento veramente bello di condivisione, in cui forse tiriamo anche un po' la riga di quello che è stato fatto negli anni scorsi. Quindi grazie ai ragazzi, grazie a tutti i colleghi per aver aderito con entusiasmo, con il sorriso, nonostante periodi complessi e nonostante anche sia difficile leggere un contesto che progressivamente, oltre a essere molto rapido da intercettare, cambia proprio le variabili in maniera molto rapida. Quindi bello vedere un'azienda e vedere soprattutto che è un'azienda così giovane e giovanile. Grazie. Il senso di questa iniziativa, siamo alla seconda edizione, è riuscire a presentare progetti sulla sostenibilità e l'innovazione. Noi abbiamo presentato un progetto Agile Academy, lo scorso anno abbiamo presentato il protocollo economia circolare. Tutti questi progetti contribuiscono a quello che è il nostro percorso, non solo dare un servizio, ma dare un servizio innovativo dentro il concetto di sostenibilità e transizione ecologica. Ma direi orgogliosi come ADF, come gruppo Acea, di aver ospitato questo secondo contest, dove accanto a temi come la sostenibilità, come l'ambiente, la transizione ecologica, la transizione energetica, si sia visto anche un bel spirito di squadra che attraverso le manifestazioni sportive dà il senso di questo gruppo, dà il senso della crescita che questo gruppo sta in questo momento facendo, investendo su due temi importanti, appunto come l'ambiente, la sostenibilità e soprattutto verso la consegna alle generazioni future di un ambiente sempre più pulito. Gruppo Acea, contest, un meraviglioso territorio come quello toscano, una cornice così importante come Cala Galera, penso possano darci l'orgoglio di far parte di un gruppo industriale tra i più importanti del settore idrico e di tante altre attività che facciamo in tutta Italia e anche fuori. Come amministrazione siamo molto sensibili ai progetti di questa natura e come luogo, come posto, proprio crediamo in quello che possono essere i miglioramenti del settore. Come amministrazione siamo contentissimi di essere presenti. Entriamo ora nel vivo dei progetti premiati, divisi in tutto in 6 categorie. Per la categoria Innovazione e Startup il premio è stato assegnato a Gori per il progetto Energie per il Sarno.it, un portale per condividere con i cittadini i lavori di risanamento del bacino del fiume Sarno. Troviamo poi Comunità Energetiche Rinnovabili, e questo è il nome del progetto che è valso ad Acea Innovation il premio per la transizione energetica e il cui obiettivo è potenziare l'indipendenza dell'approvvigionamento energetico dei territori. La prevenzione in ambito oncologico è il tema su cui si è concentrata l'area industriale del gruppo Ingegneria e Servizi con il lavoro di ricerca Volatolomics da Ispirato, vincitore del premio Tutela e Sviluppo Sociale.
Infine il premio Giuria Popolare vinto da Umbra Acque con Umbria Resiliente per un nuovo potabilizzatore in provincia di Perugia. Il premio speciale Mare Vivo assegnato ad Acea SpA con il progetto Sperimentazione Up to You per il calcolo risparmio emissioni CO2, un'app che permette di calcolare il risparmio di carbon footprint. Il premio speciale SAFE ad Acea Energia per Insieme a noi con la vostra energia, un programma di formazione e placement. Lasciamo ora la parola ai protagonisti di questa giornata, ai vincitori del Contest Green Cup 2022. È un'esperienza molto bella, di condivisione, di conoscenza anche di colleghi delle altre società del gruppo e poi di grande soddisfazione per noi perché il nostro progetto molto interessante è stato premiato. Siamo molto fieri di aver vinto questo premio perché è un progetto in cui crediamo molto, le comunità energetiche, sarà un ottimo boost per la transizione ecologica, quindi speriamo di farne molte e che prenda piede il progetto. Diciamo la congiunzione tra due mondi separati, quello apparentemente separati, quello della medicina e quello della chimica analitica. In particolare nel nostro caso è l'applicazione di una tecnologia avanzata che abbiamo nei nostri laboratori di Acea Elabori, già applicata nel campo ambientale. Adesso l'innovazione sta nel provare ad applicarla nel settore medicinale, medicina sia come diagnosi sia come capacità di prognosi di malattie. L'ambizione di questo progetto è quello di realizzare un sistema semplice, a buon mercato, rapido ed efficace studiando le sostanze volatili emesse dal nostro espirato, cioè che escono dai nostri polmoni, per come indicatore, come biomarcatore di possibili patologie, in modo di attuare sia nel campo della diagnosi sia nel campo della prognosi. Ci sono tutti i colleghi, tutti interni, che hanno realizzato questo progetto. Bene. Che sarà l'infrastruttura tecnica del soggetto gestore unico integrato dell'Umbria. Grazie. Bene, grazie. Sicuramente un'iniziativa importante sui temi della sostenibilità, della transizione ecologica e dell'innovazione e noi non potevamo mancare, quindi questo premio è un connubio proprio di quella che noi in Acea chiamiamo Inno Sostenibilità, quindi la crasi e l'unione di queste due tematiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita e dell'azienda e del Paese. Sono molto orgogliosa, parlo a nome mio e di tutto il team delle risorse umane, dell'area commerciale e trading di aver vinto questo premio. Abbiamo partecipato a questo contest fiduciosi di poter vincere, ci siamo riusciti, siamo contenti di aver avuto l'attenzione di tutta l'azienda, di tutto il gruppo che ci ha votato e quindi numerosi, e quindi è per questo che siamo molto contenti. Insieme per il futuro anche attraverso l'aggregazione sportiva. L'evento di premiazione è stato infatti l'occasione per condividere l'agonismo nella sua versione più classica, 3 le discipline in campo. Padel, primo posto sul podio per Acea SpA, seguita da Acea Energia ed Eco. Beach volley per la vittoria di Acea Atto 2 che prevale su Areti al secondo posto e Ingegneria e Servizi al terzo. E infine vela che ha visto Gesesa salire sul gradino più alto, Areti aggiudicarsi il secondo posto e Acea Atto 2 il terzo. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.